Analisi dettagliata della Tokai Les Paul Style P90 Gold Top. In questo video andremo oltre il suono per esaminare da vicino ogni componente di questa chitarra. La smonteremo e analizzeremo attentamente ogni aspetto dal punto di vista di un liutaio. Iniziamo! Ciao a tutti, sono Mauro, liutaio della Gaudenzi Guitar. Prima di tutto vorrei ringraziarvi per i commenti positivi e l'entusiasmo che avete dimostrato nei video precedenti. Grazie mille. Oggi andremo a fondo nella valutazione della Tokai Gold Top e dopo aver esplorato ogni aspetto della chitarra condividerò con voi le mie considerazioni di quello che mi è piaciuto, di quello che avrei preferito diverso e delle eventuali migliorie che si potrebbero apportare. Iniziamo con le specifiche descritte dal sito. La serie Traditional di Tokai è una linea di chitarre elettriche che si ispira ai modelli storici. È prodotta in Cina, ma Tokai Japan cura il design e il controllo qualità. Il body è mogano con top in acero, il manico è in acero canadese, la tastiera è in legno Yatoba, 22 tasti con scala 628 mm. Il battipen è binding in crema, i pick-up sono due Tokai P90 LP Old MK4, controlli 2 toni, 2 volumi e il selettore a 3 posizioni, ponte e tailpiece Tokai, meccaniche stile vintage sempre di Tokai, hardware cromato, colore del top oro e finitura lucida, non specificano le corde. Il peso è circa 4 kg, il peso che ci si può aspettare da questo tipo di chitarre. La chitarra è bilanciata sia se suonata da seduti che suonata da in piedi. Ora verifichiamo l'allineamento dei tasti. Ok, è buono. Mi sembrano ben posati e il bordo non pizzica. Si vede bene infatti che è stato levigato lo spigolo di ogni singolo tasto. Proviamo il truss rod. L'accesso alla vite è comodo, è in doppia azione e si può regolare con una chiave esagonale da 4 mm. Gira perfettamente. Smontiamo le corde ed analizziamo nel dettaglio body, manico e accessori. Il top è in acero e fondo in mogano e nella spalla mancante si intravede lo stacco tra acero e body. Non è ben visibile perché il legno è stato tinto parecchio. Il body è in 2 pezzi. La giunta anche qui è ben mascherata dalla tinta. Vista dal lato si vedono bene i 2 blocchi con le fibre incrociate. La verniciatura sembrerebbe poliuretanica ed il gold ha una punta di verde in più rispetto al gold tradizionale Gibson. Comunque è davvero molto bello. La tinta del mogano forse è un po' troppo pesante, probabilmente per camuffare il più possibile lo stacco tra il body in mogano e il manico in acero. Il ponte è il classico Tunomatic ad inserto largo, con il filo di fermo per le sellette. La zigrinatura del perno è poco fitta e smussata, tipico dei ponti economici. Infatti si può notare che il ponte non rimane fermo nella sua sede. Svitiamo le viti dei 2 pick-up e vediamo cosa c'è sotto. Si vede bene l'innesto del manico incollato al body e c'è anche la vernice conduttiva per la schermatura. La schermatura qui è fondamentale anche perché i P90 tendenzialmente sono pick-up rumorosi e sensibili alle interferenze. Ora verifichiamo anche sotto il pick-up al ponte, svitiamo le viti, la schermatura c'è anche qui. I P90 utilizzati in questa chitarra si ispirano a quelli utilizzati nelle Tokai custom giapponesi e sono in Alnico 2. Ora smontiamo il vano dell'elettronica. I potenziometri sono mini, sono quelli piccoli, il circuito mi sembra ok, ma qui la schermatura è un po' più leggera, in alcuni punti manca. La cover invece è schermata dal foglio d'alluminio adesivo. Lo switch e quello in versione a scatoletta chiusa sono i più economici che, sembra un paradosso, spesso durano anche di più di quelli normali. Il manico è incollato e la giunzione è ben fatta.
Eventuali gap sarebbero comunque mascherate dalla tinta della vernice. Quindi anche per il manico si vede appena il verso della venatura. Di taglio sembrerebbe una direzione orizzontale. Il manico ha la paletta giuntata ed il tacco in 2 pezzi. In realtà è ricavato da una tavola unica di acero. È una tecnica molto utilizzata. In questo modo si riduce al massimo lo scarto e allo stesso tempo la paletta è più robusta e non rischia di spezzarsi. La tastiera è in legno di Jatobá carbonizzato. È un legno originario del Sud America, è molto duro e ha una densità simile a quella del palisandro. Il processo di carbonizzazione lo rende più scuro e resistente. Il binding crema ha un ottimo stacco con la vernice ed è ben rifinito, mentre gli intarsi sono in finta madreperla. I tasti sono 22 ed il diapason è esattamente quello Gibson. Prendiamo l'archetto, confermo che il radius è da 12 con una leggera incurvatura verso il bordo dovuta alla rastremazione del binding. Tutte le chitarre col binding più o meno lo fanno. Ora proteggiamo il manico col nastro e verifichiamo lo shape. È un profilo C tendente leggermente al D, infatti ha le parti laterali un po' più spesse rispetto a un C tradizionale, comunque molto comodo. Il capotasto è 43,7 e lo spessore al primo tasto è 21,8, si sente che c'è sostanza. Ora rimontiamo tutto e procediamo col setup. Le meccaniche sono stile vintage con il pomello tulipano, hanno un buon grip e tutto sommato non sembrano male. Dopo aver esaminato ogni aspetto della Tokai Les Paul Style P90 Gold Top, è giunto il momento di condividere le mie considerazioni finali. La costruzione e la rifinitura della chitarra sono di alta qualità, evidenti dall'attenzione ai dettagli e dalla cura dei particolari. Sia i tasti ben posati e limati nei bordi, sia lo shape offrono un'ottima suonabilità. Dal punto di vista estetico questa Gold Top è bellissima, con una presenza che trasmette carattere e sostanza. L'utilizzo dell'acero per il manico ha mantenuto un feeling autentico senza stravolgere la relazione con lo strumento. Alcuni aspetti potrebbero essere migliorati. Una maggiore attenzione alla schermatura sarebbe necessaria considerando la propensione al rumore tipica dei pick-up P90. Inoltre la tinta del mogano dell'acero appare leggermente troppo scura. Per quanto riguarda le possibili migliorie, ritengo che l'upgrade del ponte sia un passo importante. Sostituire il ponte con soluzioni più stabili potrebbe contribuire a migliorare la stabilità dell'accordatura e la trasmissione delle vibrazioni. In conclusione, la Tokai Les Paul Style P90 Gold Top è sicuramente una chitarra che stupisce, con la sua costruzione solida, l'estetica affascinante e le performance convincenti. Pur presentando alcune sfumature che potrebbero essere affinate, l'anima e il carattere di questo strumento sono indiscutibilmente in primo piano e sicuramente emerge rispetto ai suoi concorrenti nella stessa fascia di prezzo. Ringrazio ancora tutti voi per l'attenzione e l'apprezzamento dimostrato, presto condividerò nuove analisi, quindi ricordate di iscrivervi al canale per non perdere i nuovi video sulle recensioni o sulla manutenzione del tuo strumento. Un saluto a tutti, ciao!